Da quasi 100 anni il cinema reinterpreta la storia di Mary Shelley mostrandoci un mostro, una bestia, un errore della scienza, una creatura nata con un solo scopo: spaventarci. Ma cosa succede quando un regista decide di guardarlo negli occhi e scoprire che il vero mostro è sempre stato alle sue spalle? Accessing Multiverse. Salve gente, bentornati o benvenuti nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Io sono il geek imperfetto e oggi chiudiamo un cerchio che secondo me era inevitabile chiudere. Dopo la recensione di Dracula, Love Tale, dove abbiamo parlato di miti, di reinterpretazioni e mostri umani, era praticamente destino arrivare qui, al Frankenstein di Guillermo del Toro, uscito da poco su Netflix. E lo dico subito, questo film l'ho aspettato con una certa ansia perché, almeno per me, Del Toro è garanzia. È uno che sa raccontare i mostri come nessun altro regista contemporaneo e finalmente ha potuto darci la sua visione del mostro più iconico di sempre. E in un'ironia fantastica ritroviamo anche qui Christoph Waltz. Cioè, dopo Dracula, davvero? Secondo me o aveva parecchie bollette da pagare o si è divertito un mondo a infilarsi in entrambe le reinterpretazioni moderne dei classici horror. Anche se, e qui apro un'enorme e importante parentesi, è stato in realtà il cinema a trasformare Frankenstein in un'icona gotica e horror, perché se torniamo al romanzo, lì la storia è molto diversa da ciò che ci è stato mostrato per quasi un secolo. Frankenstein infatti nasce dalle pagine di Mary Shelley, una ragazza di 19 anni che ha praticamente inventato la fantascienza prima ancora che la fantascienza esistesse davvero. E il suo Frankenstein non era un romanzo horror, non c'erano castelli con fulmini, laboratori pieni di leve e scintille e soprattutto la creatura non era un mostro che grugnisce. Shelley immaginava un essere intelligente, sensibile, quasi poetico, un'anima buttata nel mondo senza chiedere di nascere, fragile, sola, disperatamente in cerca di una famiglia. E Victor Frankenstein, l'uomo, era lui davvero quello inquietante. Un uomo arrogante, egoista, ossessionato dall'idea di sconfiggere la morte, che però fugge dal risultato delle sue azioni come fosse un codardo. E qui arriva la cosa che secondo me è fondamentale per capire il film. Per quasi 100 anni il cinema ci ha mostrato e raccontato un Frankenstein completamente diverso. La creatura è diventata infatti un bruto, un mostro da baraccone, la caricatura del gigante che cammina male, mentre Victor è stato trasformato in una specie di scienziato pazzo da Halloween. Ma questa non era la storia originale, non era Shelley, era il cinema. E quindi sì, vedere Del Toro prendere questa materia, smontarla e riportarla veramente alle sue radici mi ha fatto un enorme piacere, perché è uno dei pochi registi moderni che ha capito la cosa più importante di tutte, ovvero che Frankenstein non parla di mostri, ma di responsabilità, di solitudine, di paternità mancata, di quando un uomo gioca a fare Dio e che poi scappa quando la vita gli chiede di essere padre. E questo film, nel suo modo imperfetto e personale, ci riporta esattamente lì, al cuore della Shelley, al moderno Prometeo, all'uomo che ruba il fuoco della vita e si brucia da solo. Piccola parentesi, parlerò del film senza girarci troppo intorno e per chi nei commenti dovesse dire ma gli spoiler, ragazzi, sappiate che la storia di Frankenstein ha tipo una cosa come 2 secoli e anche più, quindi se ancora non la conoscete, forse il vero mostro non sono io. Prima di entrare però nella struttura narrativa, parliamo del film
come tale, perché Del Toro non ha solo diretto la sua versione di Frankenstein, ma ha messo insieme un cast e un comparto tecnico che funzionano benissimo. Partiamo da Oscar Isaac, che è devastante, cioè non interpreta solo un Victor Frankenstein spezzato, interpreta la trasformazione stessa di un uomo. All'inizio è uno scienziato carico di ambizione, quasi affascinato dall'idea di superare i limiti umani, ma scena dopo scena lo vedi diventare esattamente ciò che più detestava, ovvero suo padre. La freddezza, la durezza, la mancanza di empatia è quasi doloroso da guardare, e questa metamorfosi è secondo me uno degli elementi più forti del film. Jacob Elordi invece è un caso un po' particolare, mi spiego meglio. L'unico modo che hanno trovato per far capire al mondo che questo non è solo il tipo di The Kissing Booth è stato quello di trasformarlo letteralmente nel mostro di Frankenstein. E ironicamente funziona. Per quanto per quasi tutto il film dica praticamente una sola parola, ovvero Victor, ma la sua recitazione è stata molto fisica, fatta di posture, di gesti, di sguardi e soprattutto di fragilità trattenute. È enorme ma non è una minaccia, è potente ma è gentile, e questa dualità funziona alla grande. E poi, c'è Christoph Waltz che, cosa volete che vi dica? È Christoph Waltz, è elegante, è ambiguo, tagliente. Niente da aggiungere, cioè basta che alzi un sopracciglio e subito ci si dice ok, qualcosa non quadra qui, ma vabbè. E poi arriviamo alla parte più deltoriana del film, ovvero la scenografia e la messa in scena. Parliamoci chiaro, l'ambientazione vittoriana è praticamente terreno fertile per Del Toro, è casa sua e ogni stanza sembra avere un'anima, ogni oggetto racconta una storia e i contrasti cromatici tra rosso e blu, che sono marchio di fabbrica delle sue pellicole, sono presenti e per fortuna non abusate. Del Toro si concentra in questo film e resta elegante, resta misurato, anche per il design della creatura. Del Toro infatti è famoso sia per la caratterizzazione che per la rappresentazione di creature iperrealistiche. Qui invece sembra che si sia tenuto, come dire, rispettoso di questa creatura, si sia mantenuto molto sobrio, forse perché il vero mostro della storia non era la creatura? Le scene degli esperimenti invece sono puro Del Toro, sono inquietanti, affascinanti, quasi sacrali. E le scene con i cadaveri e lo stesso design della creatura mi hanno ricordato in un qualche modo gli ingegneri di Prometheus, e non solo nell'estetica, ma penso anche per ciò che rappresentino, perché anche qui stiamo parlando del mito del moderno Prometeo, e questo è un collegamento secondo me fortissimo, quindi citazione o non citazione, per me il collegamento c'è. La fotografia infine è incredibile. I blu freddi ti gelano, i rossi esplodono come ferite e ogni inquadratura sembra dipinta più che ripresa, e la musica stranamente non cerca di sorprenderti ma di accompagnare lentamente la tragedia. È sempre lì, costante, come un respiro spezzato. Ma passiamo finalmente alla trama. Il film si apre nel gelo del Polo Nord con una nave bloccata tra i ghiacci e uomini stanchi e febbricitanti. Insomma, uno di quegli inizi dove senti subito che qualcosa è andato storto. E all'improvviso trovano lui, Victor Frankenstein, mezzo congelato, insanguinato, devastato. Cercano di prestargli soccorso, ma nello stesso momento arriva la creatura. Non come il classico villain da blockbuster, ma piuttosto come un'ombra guidata dalla disperazione e che urla un nome, Victor.
Il capitano riesce a tirare il dottore sotto coperta per chiedergli chi diamine fosse quella creatura e soprattutto perché lo stesse inseguendo. E da questa domanda nasce tutto. Da qui la struttura del film si dirama in due racconti, due verità, due ritmi completamente diversi. Ed è proprio questa scelta narrativa che dà forma all'intero film. Quando Victor inizia a raccontare la sua storia, Del Toro fa una cosa molto chiara, ovvero mettere tutto sul ritmo. La fuga nel ghiaccio infatti scompare e veniamo inghiottiti in un racconto lento, quasi ipnotico. Partiamo addirittura dall'infanzia del dottor Frankenstein, vivendo insieme a lui la famiglia, le perdite, ma soprattutto l'ossessione che cresce. Non è una parte d'azione, è una parte di psiche e sì, è lenta, davvero tanto lenta. Ma sembrerebbe essere una lentezza voluta. Del Toro vuole farti sentire il peso delle scelte di Victor, la sua ossessione che cresce pezzo per pezzo, perché qui non si sta parlando di un genio della scienza, ma di un uomo che non riesce ad accettare la morte e che pur di non affrontare il proprio dolore, decide di sfidare la natura. Poi però il film cambia completamente ritmo. Quando arriva il turno della creatura di raccontare, non si cammina più, ma si corre. Non perché il film diventi veramente frenetico nel senso classico, ma perché il punto di vista della creatura è fatto di flash, è fatto di momenti spezzati, di esperienze isolate. Lei non ha delle radici, non ha una famiglia e non ha nemmeno il privilegio di un racconto lineare e lungo come quello di Victor. E questa cosa, secondo me, si sente tantissimo. Il primo atto infatti è dilatato, quasi opprimente. Il secondo invece è piuttosto rapido, emotivo, ma instabile. E questo sì, funziona sul piano tematico, ma secondo me paga un prezzo un po' troppo alto. Alcune scene della creatura, secondo me, meritavano un po' più di respiro, di tempo, un po' più di spazio per vedere il mondo attraverso i suoi occhi. Invece ci ritroviamo con la parte della capanna, attenzione, che è molto ben realizzata e che affonda direttamente nel romanzo della Shelley, ma poi si salta a questa sorta di caccia all'uomo così rapida e frenetica che fa perdere un po' quella delicatezza che la storia invece richiedeva. Qui voglio aggiungere anche una cosa che secondo me è fondamentale per capire questa differenza tra le due metà. Perché molti giustamente potrebbero chiedersi: ma perché si è dedicato tutto questo tempo alla storia di Victor e non a quella della creatura? Cioè, perché c'è questa asimmetria, questo sbilanciamento così evidente? E la risposta in realtà è più banale di quello che si possa pensare, ovvero il titolo dell'opera, sia del film che del romanzo, è Frankenstein, non il mostro di Frankenstein, perché la creatura nella storia di Mary Shelley non è mai stata il centro del racconto, piuttosto il riflesso, la conseguenza, lo specchio in cui Victor si rifiuta di guardare. Il vero protagonista, il vero mistero da indagare, è proprio lui, Victor Frankenstein. È lui il moderno Prometeo, è lui che ruba il fuoco della vita senza capirne il peso, è lui l'ingranaggio che si rompe ancor prima che la creatura apra gli occhi. Per questo Del Toro dedica così tanto tempo al suo passato, non perché voglia rallentare il film, ma perché vuole mostrarci la radice del male, non il frutto. La creatura ha un racconto così rapido perché di fatto non ha una vita, non ha un'infanzia, non ha un linguaggio. Esiste in un presente fatto di lampi, un presente che impara a nominare lentamente. Victor invece ha un racconto lungo perché ha avuto tutto. Ha avuto una famiglia, ha avuto un'educazione, ha avuto un futuro, degli affetti e ha distrutto tutto
inseguendo un'ossessione. Questa differenza di durata, quindi, non è un errore, è tragedia, è il pilastro portante del romanzo. È il motivo per cui la storia si chiama Frankenstein, perché il vero mostro è il peso delle scelte che un uomo non sa portare. Ed è solo dopo aver ascoltato entrambi i racconti che il film si rivela per quel che è davvero. Sì, perché Del Toro non ci sta semplicemente raccontando una storia di scienza e creazione, ma sta raccontando una storia di traumi, di silenzio e di abbandono. E a un certo punto smetti anche di chiederti chi è che ha ragione, perché capisci che questo film non è una battaglia tra bene e male, ma una tragedia greca con la maschera da racconto gotico. Victor è in prigione dentro se stesso, mentre la creatura vive in prigione nel mondo e nessuno dei due ha gli strumenti per potersi liberare. Ogni scelta visiva ha un senso. Il ghiaccio non è solo ghiaccio, è l'incapacità di sentire. Il fuoco non è solo luce, è il primo barlume di consapevolezza. Gli occhi della creatura non sono spaventosi, sono pieni di domande. E Victor, che per tutto il film parla di vita, in realtà non ha mai accettato la propria. E proprio per questo scappa sempre. Scappa dalla morte quando prova a sfidarla, dalla vita quando la crea, dall'amore quando lo riconosce nella creatura. Ma soprattutto scappa da se stesso in ogni singolo atto che compie. Del Toro ti accompagna verso una conclusione inevitabile, quella di una storia di due esseri spezzati che non riescono a colmare la distanza tra di loro. E il bello, anche se tragicamente, è che qui quella che ci prova davvero è la creatura, perché è lei quella che cerca di imparare, di osservare e che cerca un senso a tutto ciò. Victor invece vuole solo distruggere, cancellare e rinnegare i suoi atti. A livello simbolico tutto è chiarissimo, ovvero uno è la vita che nasce senza chiedere nulla, mentre l'altra è una vita che non è mai stato in grado di vivere. E quindi eccoci qui alla fine di questo viaggio. Un viaggio imperfetto, sbilanciato, a tratti troppo lento e a tratti troppo veloce, ma proprio per questo incredibilmente umano. Ci sono film che ricercano la perfezione tecnica, film che vogliono stupire a tutti i costi e poi ci sono opere come questa, opere dove senti che dietro ogni immagine, ogni silenzio, ogni scelta, c'è qualcuno che sta davvero cercando di dirti qualcosa. Il Frankenstein di Del Toro non è un film che vuole convincerti, non vuole scioccarti e soprattutto non vuole spaventarti. Piuttosto vuole guardarti negli occhi e mostrarti una verità scomoda. Non sempre c'è un cattivo nella storia. Ed è proprio questo che ti lascia una sensazione strana, una malinconia difficile da spiegare. Perché arrivi alla fine del film e ti rendi conto che in realtà nessuno nasce per essere davvero un mostro. Non Victor, non la creatura, non chi cerca, non chi scappa e soprattutto non chi soffre. Perché alla fine questa storia non parla di scienza, non parla di vita artificiale e soprattutto non parla di mostri. Parla di esseri umani incapaci di stare al mondo, incapaci di reggere il peso delle proprie scelte e incapaci di dare amore quando invece sarebbe bastato davvero poco. Victor crea la vita e poi fugge. La creatura invece nasce senza chiedere nulla e cerca semplicemente il senso della propria esistenza. E nessuno dei due, però, riesce a essere ciò di cui l'altro avrebbe bisogno. Ed è qui che, secondo me, Del Toro c'entra in pieno lo spirito di Mary Shelley. Frankenstein non è la storia di un mostro che si ribella, è la storia di un figlio che cerca il padre
è di un padre che non sa esserlo, del dolore che passa di mano in mano e della colpa che in realtà nessuno vuole riconoscere, ma soprattutto della solitudine che cresce finché non diventa tragedia. E forse è proprio questo il motivo per cui questa storia, a distanza di 2 secoli, continua a tornare. Perché ci ricorda che il male, a volte, non è un'entità da sconfiggere, ma una ferita che nessuno è mai stato in grado di guarire. Nel bene e nel male del Toro, questa ferita ce la sbatte davanti, senza filtri, senza scuse. E solo per questo vale assolutamente la pena di guardare questo film.